Paghi i piatti di Chef Nunzio. Io stasera non rinunzio. Patatine e baccalà. La mia casa è questa qua. Salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo episodio con una nuova ricetta simpatica dedicata e ispirata al famoso film di Kung Fu Panda. Ora, guardandomi, voi starete già pensando che io sto per interpretare il famoso Pooh, il panda, se non altro per il mio aspetto, però in realtà forse oggi faccio un po' più le veci del papero, del padre adottivo di Pooh, che faceva lo spaghettinaro. Infatti ho cercato di ricreare anche in maniera molto soggettiva la ricetta degli spaghetti di Kung Fu Panda in maniera simpatica, anche perché ho trovato queste fantastiche zuppiere dedicate proprio al film e quindi mi hanno ispirato a realizzare questa simpatica ricetta. Ritornando seri, quando si parla però di cucina cinese, cucina asiatica, come in questa zuppa, è bene ricordare che questo tipo di cucina è molto leggera, equilibrata e molto saporita, perché loro cercano la completezza nella realizzazione delle loro ricette e gli ingredienti di solito sono molto ben bilanciati ed equilibrati, ma andiamoli a vedere insieme. Andiamo a realizzare come prima cosa il nostro macinato. Nel frattempo accendiamo il nostro forno statico a 180 e poi andiamo a infornare le polpettine, che non devono essere stracotte, basta che la carne non sia più rosa. Iniziamo a tritare la nostra carne. Un pizzico di sale, olio di sesamo. Aggiungiamo lo zenzero in polvere e mescoliamo. Andiamo a inserire nella nostra ricetta l'uovo, poi mettiamo anche 2 o 3 cucchiai di pangrattato per aiutare la nostra carne ad amalgamarsi meglio per realizzare le nostre polpettine. Andiamo a dare una mescolata e impastiamo. Ora andiamo a realizzare le polpettine di carne. Prendo un pezzettino di carne grande più o meno quanto una noce e lo vado a fare rotondo come polpetta e lo vado a sistemare all'interno della teglia. Andranno in forno per una decina di minuti circa a 180 gradi. Adesso le giriamo un attimo e dopo le andiamo a rinfornare per altri 5 minuti. Ora la prossima cosa che dovremo andare a fare sarà sobbollire i nostri broccoli. Dobbiamo andare a recuperare le cime più tenere del nostro broccolo. 2 cm di acqua nella pentola e mettiamo su a fiamma viva a coperchio. Se non li mettessimo a mollo all'acqua cambierebbero la pigmentazione, tenderebbero a diventare più chiari, ma siccome li voglio belli verdi quasi come sono adesso, quindi utilizzo questo sistema: metto un po' di acqua sul fondo, il coperchio sopra, mentre sul fondo bolle, evapora, si crea una camera che va a replicare la cottura a vapore. Ora tutto quello che era sui fuochi lo abbiamo già sui fuochi, perché il nostro brodo adesso lo andiamo a privare semplicemente delle verdure prima che scuociano. Lasciamo solo il brodo di pollo. Questo è stato realizzato ieri sera, però ieri sera ho fatto cuocere solo il pollo, poi ho tolto la carne e oggi prima di iniziare la live ho messo qualche verdurina. Come il brodo è bello, limpido, colorato, profumato, ha un odore proprio wow. Lo porteremo un'altra volta in ebollizione prima di cuocere i nostri noodle. Sbucciare un peperone è la cosa più semplice del mondo. Qui vedete dove ci sono le righe? All'interno di queste righe
c'è la parte bianca, quella lì che è scarto, quindi noi cosa facciamo? Andiamo a dare un taglio da sopra, quasi come se volessimo sbucciare la buccia di un'arancia, guardate, è solo polpa, senza la parte bianca. Questo qui che rimane attaccato è tutto scarto. Vorrei fare delle striscioline abbastanza sottili. Andiamo a prendere il cipollotto, lo andiamo a privare delle 2-3 foglioline esterne, andiamo a togliere la radice, andiamo a controllare che non ci siano parti ingiallite. Il mio consiglio è quella esterna, almeno una, anche se sembra bella, toglietela. Fare dei tagli così, trasversali. Hanno un bel colore, una bella sfumatura che va dal bianco latte al verde menta. Adoro i cipollotti. E andiamo a pelarci semplicemente una carota. Un paio di centimetri di lunghezza, poi giro la carota e la taglio così. Se serve, se è troppo grossa, fate un altro taglio e poi andiamo a tagliare delle striscette molto sottili. Ecco qua che abbiamo tutto quello che è la parte cruda della nostra ricetta. I nostri broccoli hanno mantenuto completamente il loro colore verde scuro. Se li avessi bolliti, a quest'ora avrebbero preso un colore verde più chiaro. Questa la andiamo ad aggiungere al nostro coloratissimo tagliere di verdure. Bellissimo. Questo tripudio di verdurine è davvero bello. La cucina cos'è, no? Sono sensazioni anche per chi cucina, non solo per chi mangia. Il prossimo passaggio sarà quello di riportare in ebollizione il brodo e poi da fiamma spenta possiamo cuocere la nostra pasta. Prendiamo la nostra pasta e la andiamo a spezzare all'interno. Il nostro brodo ha ripreso a bollire, noi spegniamo e andiamo a calare la nostra pasta e mettiamo un timer di 4 minuti. 4 minuti. Partito. Andiamo ad impiattare la nostra pasta. Mettiamo un po' di spaghetti all'interno della nostra ciotola. Mettiamo un mestolo e andiamo a inserire il brodo fino a ricoprirla. Ora andiamo a mettere le nostre polpette. Mettiamo un po' di peperoni. Un po' di cipollotti, un po' di carote e alla fine un po' di broccoli. I sapori sono davvero tanti, quelli da assaggiare, e noi ci proviamo. È un piatto dalle 1000 sfaccettature, allegro, si sente proprio la leggerezza, ti lascia proprio quella freschezza in bocca che è stupendo. Sì, per questa ricetta siamo davvero arrivati alla fine. Il mio amico Kung Fu Panda qui accanto a me e suo padre qui da questa parte. Vi ringraziamo, speriamo che questa ricetta è l'ingrediente segreto della zuppa dall'ingrediente segreto, che è nulla, basta solo credere che sia speciale e diventa speciale. Detto questo, Chef Nunzio vi ringrazia, vi saluta e vi rimanda al prossimo episodio. Ciao belli! Di piatti di Chef Nunzio, io stasera non rinunzio. Patatine e baccalà, la mia casa è questa qua.